Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, energia a livello personale, l'ambito amore, coppia, single, le relazioni più importanti e il lavoro, le finanze e anche infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche per acquistarli. Partiamo con il vostro arcano del mese precedente per fare una breve introduzione e capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la torre, un'energia potentissima, soprattutto perché la torre ci mette nelle condizioni di andare a distruggere per ricostruire. La distruzione non è sempre negativa, ci viene in aiuto a farci capire che un qualcosa non può stare più in piedi, qualcosa non deve essere più trattenuto, non deve essere più portato avanti nel modo in cui lo svolgiamo, lo facciamo o lo pensiamo, oppure ci sono tante altre cose che si stanno preparando per noi e allora ecco che abbiamo bisogno di fare spazio per un nuovo inizio o per migliorare alcune cose e soprattutto direi per stare bene con se stessi, lasciando andare il passato e quello che non ha funzionato. Quindi da questa carta, come dicevo, molto forte e importante. Adesso vediamo come prosegue questa energia andando a pescare il vostro arcano del mese di marzo. Avete l'imperatrice, direi che è un'energia di armonia, di sensibilità, di crescita, evoluzione, quindi vuol dire che molto probabilmente l'effetto torre ha fatto il suo percorso, ha fatto il suo dovere, ahimè, nel bene o nel male, ma soprattutto per permettere questo, perché c'è qualcosa che sta evolvendo, sta progredendo, a vari aspetti della vostra vita stanno migliorando e questa è sia una carta di benessere, di amore per se stessi, ma anche verso qualcuno o qualcosa di importante. Può essere un amore, può essere una relazione, un'amicizia, può essere una collaborazione, quindi anche a livello lavorativo, porta nuova ispirazione e come vi dicevo proprio miglioramenti in tutti gli ambiti. Ma vediamo un po' come questa energia si riflette partendo proprio dall'ambito strettamente personale. Queste sono energie che vi possono aiutare a capire come e che cosa aspettarvi da questo mese. Marzo inizia con la carta dell'eremita. Ecco, forse prima di giungere alla vera e propria energia dell'imperatrice, quel qualcosa che deve crescere, deve prima maturare in pensieri, in riflessioni, nella ricerca di maggior certezza oppure di risolvere qualcosa. Ha a che fare, è vero, col passato, ha a che fare con le esperienze vissute, quindi vuol dire che il vostro presente e soprattutto poi il vostro futuro ha bisogno di o chiudere con certe situazioni del passato, soprattutto di imparare da queste lezioni per proseguire, andare avanti nel miglior modo possibile. Quindi è vero, una fase di ricerca perché si sta preparando la chiusura di un ciclo. E poi abbiamo la giustizia, quindi un altro arcano maggiore a farvi capire che la parte centrale del mese
dove la giustizia deve fare il suo corso. Ma in che senso? Se ci fate caso ha una spada e una bilancia, è una carta di nuovo inizio, però il nuovo inizio fa sì che con la spada si vada a tagliare nettamente quello che non ha funzionato, quello che continua a non funzionare, quello che non mi fa stare bene, quindi molto rigida, molto logica, molto attiva anche nell'agire prontamente. Ci parla anche di conseguenze, nel senso che se alcune cose le stiamo vivendo in un certo modo, perché purtroppo sono conseguenza di scelte passate, di cose che sono accadute, che più di tanto si devono purtroppo accettare e lasciar andare effettivamente. Quindi la bilancia della giustizia arriva a portare un nuovo equilibrio, un nuovo inizio, che sia proprio un inizio lucido, attento, preciso, proprio pensando a quelle esperienze che non devono essere più ripetute, perché se continuiamo poi a procedere sempre con le stesse cose, effettivamente queste carte vi stanno dicendo che ormai non è più tempo di procedere in quel modo. E arriva anche il 6 di coppe a dirci che ci possono essere degli incontri interessanti, stimolanti, diciamo importanti per certi aspetti, può riguardare soprattutto la sfera personale, di amicizia, anche di amore per chi può essere interessato. Una carta di ricordi, sì, forse può voler dire a molti di voi di portare avanti, di essere fiduciosi e portare avanti solo quei ricordi belli, positivi, e quindi senza rimuginare sul passato, senza colpevolizzarsi, ad essere troppo rigidi. Vi ricordo che questa è anche la vostra carta, è proprio la carta della bilancia, e quindi vuol dire che potete essere nel pieno della vostra energia, del vostro potere per poter fare qualsiasi cosa. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, principalmente coppia single. Ricordo che chi non dovesse essere interessato può guardare a questa parte della lettura per relazioni importanti, tipo di amicizia, di famiglia. E adesso vediamo. Non deve spaventare questa carta, partiamo subito con la carta del diavolo, che ci può parlare di tantissime cose, di timori, di paure, di qualcosa che ci blocca, oppure addirittura nelle letture proprio legate all'amore può indicare una tentazione, può indicare anche passionalità, si può intensificare anche la vita sessuale, perché no, insomma, può indicare varie cose. Dipende sempre da quello che state vivendo, perché ha l'aspetto negativo, però ha anche l'aspetto positivo. Quindi il 2 di denari e poi il 3 di bastoni fanno capire che è un mese dove in qualche modo ci si può mettere in gioco con qualcosa di diverso, con nuovi sogni, nuove aspettative, di cercare benessere per voi stessi e automaticamente anche per la coppia stessa. Quindi è una fase di valutazione, di osservazione. Vi state osservando? State cercando di capire come integrare alcune cose, anche come progetti, come voglia, diciamo, desiderio di impostare una vita futura. Quindi questa può essere veramente legata a grandi progetti di convivenza, di matrimonio, oppure di comprare ad esempio una casa, una macchina per dire, quindi tante cose che magari voi avete già in mente e che quindi potrebbe essere il mese giusto. Qui abbiamo un numero 3 proprio come l'imperatrice, di evoluzione e di crescita, che però prima di arrivare a realizzazione ha bisogno proprio di questo momento. Quindi occhio e attenzione a questo diavoletto, di capire per voi cosa può voler dire
nel senso di migliorare l'aspetto dell'intimità, dell'unione vostra, soprattutto a livello fisico, oppure può voler dire che ci sono delle paure, delle incertezze, dei dubbi che in qualche modo vi bloccano, allora devono essere queste a essere liberate e quindi condividere, parlare, non aver nessun timore di farlo e trovare poi possibili soluzioni. Riguardo a tentazioni, cose un po' ambigue, un po' strane, può anche essere, molti di voi possono anche essere tentati, dico, ma anche riguardo i single che in questo mese con il 4 di denari, il 10 di spade e il 4 di coppe possono vivere situazioni abbastanza altalenanti, anche nuove situazioni, ma perché no? Il diavolo può indicare un'avventura, può indicare qualcosa legato alla passionalità e quindi un'avventura fugace o qualcosa che effettivamente potrebbe essere interessante, però di passaggio. Tendenzialmente queste sono energie che indicano chiusura, preservare se stessi, magari ci sono dubbi, incertezze su alcune persone di vostro interesse, oppure magari con il 10 di spade si sta chiudendo una fase della vostra vita e quindi ci possono essere delle nuove situazioni. Direi che parte del mese appunto si vede questa profonda incertezza o, come vi dicevo, proprio di chiusura per preservare se stessi e cercare di star meglio, però qualche novità è effettivamente, quindi uno sblocco c'è in realtà qui verso la fine di marzo con il 4 di coppe. Il 4 di coppe, in un certo senso, come vedete, ci sono dei nuovi interessi, delle novità, delle cose che possono coinvolgervi. È anche una carta legata all'insoddisfazione e alla noia e quindi spinge in qualche modo ad ampliare le proprie vedute, le proprie aspettative, magari fare qualcosa di diverso dal solito per cercare di trovare magari finalmente quello che state cercando e quindi vi invoglia in un certo senso a non rimanere fermi nelle stesse situazioni o qualcosa che adesso non vi sta dando soddisfazione e proprio novità in particolare, invece fare attenzione a quel 4 di coppe, nuovi stimoli, nuove cose che però possono anche arrivare dall'esterno, ma in qualche modo dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Per quanto riguarda le cose più pratiche, il lavoro e le finanze, abbiamo il fante di denari. Se state pensando sia come preservare i vostri risparmi o anche le vostre stesse energie, fate benissimo, perché in fin dei conti anche qui si vede un po' di indecisione e di incertezza. Il fante può indicare nuove idee o l'attesa di un qualcosa e quindi siete lì che state valutando, che state aspettando. Cosa state aspettando? Che ci possano essere dei cambiamenti nel vostro ambiente lavorativo oppure cambiamenti riguardo le vostre stesse finanze? Avete fatto degli investimenti e magari al momento state valutando se fare altri tipi di cambiamenti, se fare un certo tipo di spese. Queste carte consigliano di aspettare. Forse potrebbe non essere il momento giusto, ma è il momento giusto di valutare quello che avete a disposizione, di osservare quello che avete intorno ed eventualmente, qualora dovesse saltar fuori una cosa interessante, magari pensare di coglierla. Però da quello che si vede principalmente verso la fine del mese, quindi è proprio anche qui il 4 di coppe però ha a che fare con le questioni materiali, pratiche. In realtà, essendo una carta di coppe, può essere sia
un qualcosa che spunta fuori e che potrebbe essere interessante e stimolante per le vostre stesse finanze, però anche per un compito, una passione legato a un hobby, a un secondo lavoretto, magari c'è chi ha il suo lavoro importante, però magari si diletta nella musica, allora potrebbe portare avanti un progetto del genere. Questo è giusto per farvi un esempio. Come vi dicevo, un mese è vero sì di crescita e evoluzione, però forse ha a che fare di più con la gestione precisa, attenta, curata di voi stessi, delle vostre stesse energie a livello psicofisico e di quello che avete a disposizione. Quando succede questo vuol dire che si sta preparando quella nuova fase di crescita che però parte da sicurezza, certezza, di capire che cosa avete a disposizione. Questo vale per tutti quanti. Poi per chi è in cerca di lavoro è vero, ci possono essere degli attriti, dei conflitti, delle difficoltà che si possono superare, soprattutto nella prima parte del mese. Una persona potrebbe essere pronta a sostenervi e ad aiutarvi qualora voi voleste accettare insomma un aiuto, a superare anche magari degli imprevisti, delle spese che possono giungere. Imprevisti cosa possono essere? Magari se avete fatto dei colloqui, se state aspettando delle risposte o non arrivano o possono ancora tardare ad arrivare. Questo potrebbe essere un ulteriore indizio di chiudere, lasciare andare alcune cose che avete fatto precedentemente e quindi volgere il vostro sguardo altrove. Fare attenzione a questo re di bastoni, perché veramente per molti di voi può voler dire una persona o comunque può riguardare voi stessi, cioè di essere attivi, pronti a prepararvi ad un nuovo percorso o comunque fare qualche cambiamento. Quando escono carte del genere non è che vogliono essere cattive nei vostri confronti, anzi vogliono aiutarvi a capire che magari ci sono delle cose che per come si stanno portando avanti in realtà non stanno funzionando e allora è lì che dobbiamo intervenire e cercare di essere attivi e andare a cambiare qualcosa per avere proprio dei risultati diversi. E sfruttare la vostra energia. Ricordatevi che voi avete questa, quindi nonostante state passando alcune cose, magari veramente c'è la possibilità di portarle a vostro vantaggio. Poi per quanto riguarda infine i segni zodiacali da attenzionare, abbiamo l'Ariete, il Leone, tanta energia a fuoco, si vede, quindi potreste conoscere, avere a che fare con delle persone che vi possono ispirare, vi possono infondere nuova vitalità, energia anche per nuovi progetti e collaborazioni. Poi abbiamo anche il Toro. Questi ovviamente sono i segni principali, gli altri che non sono usciti non è che non avrete a che fare con loro, è che in qualche modo sono determinanti, quindi capire che magari per certi aspetti si può essere o intraprendenti oppure focalizzarsi anche sul proprio fascino o sulla propria autostima, perché magari alcune persone potrebbero veramente essere attratte da queste caratteristiche, allora voi potreste utilizzarle a vostro vantaggio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana o il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!